Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio portare come esempio un lavoro che ho fatto ultimamente con il puledro frisone, che alcuni di voi sicuramente conosceranno già perché me l'hanno già visto in altri video. Ho preso il puledro ad esempio perché vi voglio trasmettere un messaggio abbastanza importante e che ho già trasmesso in altri video, quello del concetto di responsabilità per noi e per il cavallo nel circolo. Nel circolo il cavallo ha 4 responsabilità, o meglio, noi utilizziamo il gioco del circolo per insegnare 4 responsabilità al cavallo e sono fondamentalmente queste. La prima è non tirare sulla corda, non comportarti da preda, ok? Quindi non comportarti da preda nel circolo significa non tirare sulla corda, non voler fuggire da me. La seconda responsabilità è mantieni la direzione, cioè se ti ho detto a sinistra vai a sinistra, se ti ho detto a destra vai a destra e non cambiare direzione. La terza responsabilità è mantieni l'andatura, per cui se ti ho detto passo fai passo, se ti ho detto trotto fai trotto, se ti ho detto galoppo rimani nel galoppo. E l'ultima responsabilità è quello di guardare dove mette i piedi, ovviamente nel mentre che fa anche le altre 3 responsabilità. Di rimando però anche noi abbiamo 4 responsabilità. La prima nostra responsabilità è quella di non comportarsi da preda, quindi di non seguire, per quanto riguarda il gioco del circolo, di non inseguire continuamente il cavallo per farlo andare, per incitarlo ad andare. La seconda è di rimanere, avere un assetto indipendente, quindi rimanere fondamentalmente per quanto riguarda il gioco del circolo, rimanere fermi con i piedi, non muoverli continuamente, cercare di stare il più fermo possibile. La terza responsabilità, la nostra terza responsabilità è usare il focus, cioè il nostro linguaggio del corpo, cioè dove noi guardiamo, dove noi muoviamo le mani e dove noi usiamo lo stick, tutto il nostro focus, che è la nostra intenzione, per aiutare il cavallo a capire quello che gli stiamo chiedendo. Vai a destra, vai a sinistra, vai indietro, disimpegna, fermati, è il nostro focus, no? E poi per ultimo la nostra responsabilità ultima è pensa come un cavallo, cioè cerca di immedesimarti nel cavallo che hai di fronte e cerca di capire come lui pensa in modo da agevolarlo un po' nell'interpretazione di ciò che noi gli stiamo chiedendo di fare. Queste sono le nostre responsabilità e le altre sono quelle del cavallo. Nel video di oggi andiamo a vedere in una maniera un pochino diversa, perché è un video che ho fatto qualche giorno fa, appunto come dicevo prima, con Jack, il puledro frisone, e mia moglie mi stava riprendendo per caso, perché a volte mi faccio riprendere per vedere un attimo le cose come vanno, il puledro come migliora, a volte anche per mandarlo il video ai proprietari, e prendo quei video lì e ve li metto in questo video qui che sto facendo adesso per voi e ve lo commento, ok? Per cui non vedrete che io parlo direttamente, ma sentirete la mia voce all'esterno, in modo che possiate un pochino seguire il lavoro che faccio e qual è il mio obiettivo. Ho preso questo puledro perché rappresenta un pochino i problemi che normalmente abbiamo all'inizio quando lavoriamo con un cavallo che non è abituato a fare il gioco del circolo, o perché non sa fare niente, come nel caso del puledro, o perché invece non gli è stato insegnato a fare il gioco del circolo, ma gli è stato insegnato a fare la longia, cioè io ti inseguo a te cavallo e te scappi da me, ok? E in quel caso lì chiaramente vado contro la mia responsabilità di non fare, che non dovrei fare il predatore, invece lo inseguo, e chiaramente comprometto anche la sua responsabilità, cioè gli insegno l'opposto, gli insegno a scappare da me invece di stare con me. Ovviamente questa situazione, quando poi dopo lavoriamo con un cavallo che ha già delle vecchie abitudini, si complica, no? Perché chiaramente lui è portato, anche qualora io rimanga fedele alle mie responsabilità, lui è portato anche lui purtroppo a rimanere fedele alle sue responsabilità, ai suoi vecchi schemi, e quindi a funzionare un pochino male dal punto di vista dell'equitazione naturale, e quindi lì dobbiamo poi lavorarci e metterla a posto. Però vedrete in questo video che veramente con poco un puledro, partendo da zero, capisce abbastanza velocemente, sono 2 spezzoni di 5 minuti, 4 minuti l'uno,
e nel complesso io ci ho lavorato forse una ventina di minuti, non di più, e così vedete un attimo. Spero insomma di riuscire a darvi qualche spunto, ma entriamo adesso nel vivo del video. Mi raccomando, rimanete fino alla fine, perché alla fine c'ho da dirvi qualcosa che riguarda un pochino il canale, riguarda un pochino queste cose qua, per cui secondo me sono delle informazioni che per chi di voi mi segue in maniera più assidua sono importanti, per cui insomma ci vediamo alla fine nelle conclusioni. Ecco, qui si vede che io sto mandando indietro, ho mandato indietro giusto di un passettino o due, ma più per dargli un'impostazione che per altro. Vedete, adesso lo seguo un pochino per aiutarlo per aiutare Jack a fargli capire che voglio che vada da quella parte. E osservate bene come uso lo string, molte volte me lo vedrete usare dal basso verso l'alto, perché è un pochino più efficace anche mettendoci meno energia. Vedete quante volte si ferma, mi guarda e gli richiedo di andare via, cercando sempre di tenerlo abbastanza lontano da me. È importante che quando fate questo non lo fate stare troppo vicino al cavallo, perché sennò poi a quel punto lo stick e lo string vi diventano inutili, soprattutto quando lo fate con cavalli stalloni come può essere questo. Dovete fare attenzione perché dietro loro sanno che noi non ci vediamo e quindi tendono in diverse occasioni, appena passano dietro, a girarsi e a venire dentro il nostro spazio. Questo ovviamente in certi casi può essere pericoloso, per cui dovete fare attenzione e soprattutto imparare ad ascoltare il cavallo più che a vederlo. Dovete espandere la vostra visione laterale, dovete cercare di sentire il cavallo quando è dietro, in base al rumore che fa con gli zoccoli in terra potete riuscire a capire anche se sta mantenendo l'andatura oppure se ha rotto in un'andatura più veloce o più lenta. Ricordatevi che il trotto ha 2 battute, il galoppo ha 3 battute e il passo ha 4 battute, e quindi se ci fate attenzione imparerete presto a usare anche l'udito. Avete visto, qui mi sono girato dalla parte della coda. Sempre cercate di girarvi dalla parte della coda, perché è più efficace e il vostro focus diventa molto più facile da comprendere per il cavallo. Vedete che lui ha già cominciato a capire che deve continuare a girare anche quando io non gli chiedo più di muoversi. In questo caso sto mettendo un po' di pressione, faccio un rinforzo. Avete visto, ho battuto 3 volte in terra lo stick. Lui si ferma ovviamente sempre di dietro o di fianco. Ecco, se vi è chiaramente molto quasi davanti, non importa che vi girate, a patto però che non muoviate i piedi. I piedi è importantissimo che cercate di tenerli fermi. Adesso sto facendo un altro rinforzo e lui adesso fa qualche passo di galoppo, ma a me non mi interessa. Mi interessa in questo momento, sto lavorando sul mantieni la direzione e non tirare sulla corda, no? Le prime 2 responsabilità, la terza è mantenere l'andatura, ma ce la lavorerò poi più avanti, vedete? E infatti adesso l'ho fermato. Quindi, come avete visto, diciamo che in pochissimo tempo lui ha già capito che deve seguire un pochino le mie indicazioni e deve continuare a muoversi anche quando io mi fermo. Ma adesso vediamo cosa succede al momento che comincio a lavorarlo a mano destra. Vedete cosa fa il cavallo? Appena arriva dietro prova a entrarmi dentro, quindi in quel caso lì mandare via, riallontanare, sempre senza usare aggressività, però ecco, cercando di essere efficaci. Ricordatevi di essere sempre efficaci con i cavalli, gentili il più possibile ma efficaci quando si deve. Quindi anche in questo caso uso sempre la tecnica di muovere lo stick dal basso verso l'alto. Di nuovo, vedete, lui fa dei piccoli scattini e poi dopo si ferma, e il che è del tutto normale. Ora vedrete un'altra tecnica che uso, perché da questa parte
lui continua sempre a fare alla stessa maniera, allora per fare un rinforzo un pochino più efficace lascio il mio spazio. Guardate bene, fra poco vedrete che faccio questa nuova tecnica, nel senso è una tecnica che vi faccio vedere adesso, ma insomma è una tecnica usatissima nell'ambito del programma Parelli, e faccio esattamente come fanno i cavalli, cioè esco dal mio spazio e vado a mettere pressione dietro, vedete? Tac, e tocco in terra, un paio di metri dietro al cavallo, non andate a toccare il cavallo, non serve a nulla, serve solo a fargli capire che siamo veramente docili anche quando vogliamo mettere pressione rispetto alle pressioni che si mettono loro, quindi fate sempre molta attenzione. Ecco, qui per esempio ho messo pressione in terra, lui si è girato alla parte là, allora io continuo, lo prendo più corto per usare anche il porcospino sulla corda e poi lo faccio andare di là. Quando lo faccio andare di là lascio la corda allungarsi, sfilarsi via dalle mie mani e mi rimetto tranquillo per un attimo, perché poi dopo lui rallenta di nuovo e quindi devo respingerlo, no? Quindi adesso lo lascio andare tranquillo, lui comincia a capire, vedete, comincia sempre più a aumentare la durata all'interno della quale rimane nella direzione che gli ho chiesto, e io ovviamente mi devo accontentare di poco per due motivi: primo perché è la prima volta, e secondo perché i puledri non dobbiamo farli andare in circolo perché gli si rovinano le spalle, quindi il più possibile grande il circolo, e soprattutto, e qui ho finito, e soprattutto ricordatevi che essendo un puledro il livello d'attenzione che vi dà è veramente minimo, cioè a di tanto possono essere un quarto d'ora, 20 minuti, a volte quando diventano ancora più confidenti con la loro condizione di studenti, oppure certi cavalli molto estroversi come appunto il Jack, molto giocherelloni, possono arrivare anche a mezz'ora di attenzione, ma diciamo mezz'ora è tanto, quindi dovete sempre cercare di fare molta attenzione e ritagliare il vostro modo di lavorare in funzione del cavallo che avete. Poi potete fare delle pause nel mezzo e magari riprendere dopo un pochino. Avete visto due spezzoni perché io poi a un certo punto ho fatto un pochino di pausa e poi dopo ho ricominciato a lavorare a destra. Non dovete pensare al numero di giri, non dovete pensare a fare tanto, dovete pensare alle responsabilità. Le prime due è non tirare sulla corda, quindi cerca di rimanere vicino a me ma non venire da me, e la seconda è mantieni la direzione, e poi dopo piano piano mettete anche l'altra. Questo sia su un puledro che su un cavallo che ha già esperienza di longia, troverete più difficoltà in un cavallo che ha esperienza di longia perché scappano e tirano molto sulla corda. Quello che vi chiedo è di, se potete, non fatelo dentro un tondino, perché nel tondino c'è più claustrofobia, c'è più la tendenza delle persone a mettere più pressione perché il cavallo è contenuto dalla staccionata, di conseguenza viene normale mettere più pressione perché non ci accorgiamo che lui vorrebbe scappare, quindi non sentiamo tirare sulla corda. Mentre farlo in un'arena aperta è meglio perché dovete sviluppare un pochino più di tempismo e un pochino più di sensibilità nelle mani, in modo da diciamo cercare di aiutare il cavallo. Dovete sempre pensare di aiutare il cavallo a capire quello che è importante, non tanto a raggiungere l'obiettivo dei 10 giri al trotto, 10 giri al galoppo, quello arriverà con il tempo, magari poi nella crescita insomma diciamo si stabilizzano, quindi si può anche chiedere di più, ma in un puledro piccolo non dovete chiedere molto, quando ha fatto un giro al trotto è sufficiente, stop. Come avete visto all'inizio si chiede poco, si chiede anche mezzo giro e basta, si chiede semplicemente di andare un po' da una parte un po' dall'altra, rimanere lì mentre che io non chiedo nulla e poi lo premio. Spero che sia stato interessante questo video, perché molti di voi mi scrivono e dicono: io ho provato a fare il gioco del circolo ma non mi viene, come faccio? Perché nel video io ve l'ho fatto vedere con cavalli che lo sapevano già fare, no? Invece questo è proprio l'esempio classico del cavallo che non lo sa fare, proprio la prima volta era questa in cui gli chiedevo di fare il gioco del circolo, un puledro, quindi non si porta niente dietro, nessun schema, e quindi diciamo che può essere un esempio abbastanza importante. Apro una parentesi per dirvi che per quanto riguarda i prossimi contenuti, diminuiranno perché da adesso fino, non lo so, penso ottobre,
uscirò con, per quanto riguarda il canale free, ok, uscirò con un video alla settimana anziché 2 come ho fatto fino adesso, mentre rimarrà invariato diciamo la frequenza di video che pubblicherò invece sul canale a pagamento, quello in abbonamento. Quindi rimane tutto invariato, invece che 10 video al mese ce ne saranno 6, di cui 4 nel canale free e 2 come di consueto nel canale in abbonamento. Questo perché mi sto dedicando ad altri progetti che mi sono nati e che riguardano anche il canale e che riguardano anche voi, però questo poi dopo ve lo dirò e ve lo spiegherò a tempo debito. Quindi per il momento diciamo che sarò leggermente meno presente, uscirò con 4 contenuti in meno al mese, ma insomma, tutto sommato spero di riuscire a darvi nei contenuti che pubblicherò comunque tutte le informazioni che mi state chiedendo. E mi raccomando, se avete degli argomenti che preferite che io tratti, scrivetemi anche in privato, non c'è nessun problema, e io vedrò di metterli nella scaletta. Ne ho tanti altri, però ci sono alcuni argomenti che sono più di nicchia e ci sono argomenti che sono fattibili solo con alcuni cavalli specifici che hanno problemi specifici, e quindi non li posso fare fin tanto che non mi arriva un cavallo del genere. Ma mi raccomando, se voi mi fate sapere gli argomenti che volete che tratti, io ci provo e vedo di portarveli sul canale. Grazie di avermi seguito fino qui e noi ci vediamo la prossima volta.